Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare del proverbio mal comune, mezzo gaudio. Questo proverbio mi piace molto e si riferisce alla tendenza che noi abbiamo tutti quanti come esseri umani a dispiacerci un po' di meno se una cosa brutta che è successa a noi scopriamo che è successo anche a qualcun altro. Gaudio è una parola antiquata che potremmo tradurre con felicità, quindi mal comune, mezza felicità. Significa che se va male a più persone, tutto sommato questo non è proprio così tragico, ma è quasi una mezza felicità. Ovviamente quando va male, però se tu vedi che anche a un altro va male, tutto sommato ci stai meno peggio, ecco, io direi così, ci stai meno peggio che se invece vedessi che all'altro non va male. Quindi se volessimo parafrasare questo proverbio potremmo dire: se una cosa negativa non succede soltanto a me ma succede anche ad altre persone, allora tutto sommato non è così male. Se c'è successo qualcosa di male ma la stessa cosa è successa anche ad altre persone, questa scoperta, questa consapevolezza di sapere che non siamo i soli ad aver subito questa cosa ce la fa apparire un po' meno brutta. Per esempio, se io sono stato licenziato e ne sto parlando col mio migliore amico e poi anche lui mi dice: guarda, sai, anche io sono stato licenziato ieri per l'appunto, questa notizia non dico che mi rende felice, ma in un certo senso sminuisce il mio dispiacere, non perché io sono felice che anche il mio amico ha subito una cosa brutta, ma perché mi rendo conto che questo male non è che ha colpito soltanto me in modo mirato, ma ha colpito altre persone, quindi siamo compagni di sventura, diciamo. Quindi alla base è un po' l'idea di non sentirsi soli nella sfortuna, nella disgrazia, nella sciagura. Oppure, altro esempio, facciamo finta che la mia ragazza mi lascia, poi io magari sono triste, chiamo il mio amico e scopro che anche lui è appena stato lasciato. Quindi questa notizia mi fa capire che non sono l'unico in questa situazione, diciamo, triste, e mi rende la situazione un po' meno triste. Quindi ci tengo a sottolineare che l'idea alla base di questo proverbio non è tanto che noi siamo felici perché va male a qualcun altro, ma perché il fatto che vada male a qualcun altro ci fa, come dire, capire che questa cosa brutta non è successa soltanto a noi. Ovviamente io ho fatto, come al solito, degli esempi abbastanza estremi e poco verosimili, ma erano giusto per farvi capire l'idea. Un esempio meno inverosimile potrebbe essere: magari due compagni di corso si sono laureati nella stessa materia, allora uno cerca lavoro, non lo trova, allora si sente triste perché non trova lavoro, poi chiama il suo amico o la sua amica e in sostanza scopre che anche lei o anche lui è nella stessa condizione, e questa scoperta fa capire alla prima persona che poi tutto sommato lui non è l'unico in quella situazione, quindi il fatto che ci siano altre persone nella sua situazione lo fanno stare un po' meno peggio, perché vedere che altre persone hanno lo stesso problema, le stesse difficoltà, gli fa capire che la situazione non è soltanto così per lui, e questo magari gli dà meno sconforto che non magari il rendersi conto in uno scenario differente che magari a lui va tutto male, agli altri va tutto bene. Quindi nello scenario opposto sarebbe che magari lui cerca lavoro, non lo trova, e magari vede il suo compagno, la sua compagna di corso che invece ha già fatto carriera. In questo caso magari lui starebbe ancora peggio. Spero che questo proverbio vi piaccia e vi saluto.